Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su ferrovie e miniature. Oggi è un video bonus extra perché approfitto del momento in cui sto installando la piattaforma girevole per il plastico di Daniel. Ho già costruito l'edificio e la piattaforma è stata solamente appoggiata per testarla se effettivamente funziona, perché l'ho appena tirata fuori dalla confezione. In questo momento la piattaforma è stata setuppata nella modalità analogica. Se non sapete come si installa in modalità analogica, c'è già quest'altro video, vedete qua sopra c'è un video che ho già fatto dove vi mostro passo passo come fare a installare la piattaforma in maniera analogica. Ma in questo video tutto cambia, sarà una piattaforma uguale a quella di prima, ma semplicemente questa volta sarà installata nel formato digitale. Questo significa che potrà essere gestita o dal multimouse. Ovviamente il plastico di Daniel sarà gestito con una centralina EcoSlink, quindi sarà fighissimo vedere tutta la procedura e di conseguenza verrà gestita da quella. Quindi in questo video vedremo appunto come digitalizzare la piattaforma. In questo momento la piattaforma, come potete vedere, è ovviamente installata. Gli diamo subito alimentazione per testarla e vedete sta girando. Quindi in questo momento è installata nella modalità analogica. Bene, abbiamo testato, funziona, ma ora dobbiamo fare delle modifiche importanti. Quindi ora ragazzi andiamo praticamente a staccare tutti i connettori che non ci servono più, perché dobbiamo rimuovere nuovamente la piattaforma e poterla portare giù in laboratorio, in quanto vanno fatte delle modifiche importantissime. La piattaforma è stata staccata adesso e ce la portiamo in laboratorio. Ok, non siamo nel laboratorio, ma fa nulla perché non posso ancora andare in laboratorio perché c'è un casino unico. Allora, andiamo a vedere intanto che cosa ci serve per digitalizzare la piattaforma. Dunque, la piattaforma della Roco viene venduta di base analogica e non solo. Quando avrete in mente di farlo, ricordatevi che la piattaforma viene venduta così, cioè senza degli optional che avrete comunque bisogno di aggiungere, cioè un trasformatore per modellismo, il classico trafo, quello di qualunque marca, l'importante è che sia tra i 16 e i 18 volt, e poi se lo fate in analogico avrete bisogno anche del kit di inversione di polarità che ho fatto vedere nel video che vi ho linkato prima, e lì vedete tutte le istruzioni, perché in analogico ovviamente quando la locomotiva entra all'interno della piattaforma e va oltre quella che è la sua linea di partenza, tutte le uscite sono ovviamente con la polarità inversa, quindi una volta che varca questa soglia la corrente ovviamente va in cortocircuito. Quindi per ovviare a questo problema vi serve appunto quel kit per fare appunto per evitare il cortocircuito, ma di questo ne ho parlato in quel video, quindi se siete interessati alla parte analogica andate lì e vedete tutto. Se invece avete deciso di digitalizzarla, ecco tutti gli accorgimenti da fare. Facciamo bene attenzione ragazzi, perché non è proprio semplice, ok? Ci sono passi da seguire. Partiamo con il primo passo e vi ricordo subito una roba: la piattaforma nasce con la possibilità di poter utilizzare dalle 4 alle 40 uscite, cioè posso gestire 40 ingressi, ok? Ora, a prescindere da questo, dovete subito stabilire se utilizzate questa piattaforma in un circuito a 3 rotaie, quindi Märklin, oppure un circuito a 2 rotaie, quindi in corrente continua. In base alla tipologia di corrente che andrete a utilizzare ovviamente vanno fatte delle dovute modifiche che adesso comunque vi spiego passo passo. Poi per la digitalizzazione di questa piattaforma abbiamo bisogno di questo kit, ok? È un decoder, è il TT-DEC R della LDT, è un'azienda che si occupa appunto di forniture per ferrovie e miniatura, per modellismo ferroviario, per tecnologie digitali. Quindi in questo caso abbiamo, ovviamente ci sono le istruzioni, sono in tedesco e probabilmente anche in inglese, ma se non avete dimestichezza ci capirete ben poco. Allora, all'interno troviamo il deck, praticamente il componente, una fascetta che ci servirà per stringere dei cavi dopo, poi troviamo 2 metri di cavo, è un cavo praticamente semplicemente con già delle resistenze collegate che andremo a collegare all'interno della piattaforma osservando alcune modifiche. E poi stiamo attenti che sotto troviamo anche questa resistenza, questo piccolo diodo, vedete? Poi vi faccio vedere a che cosa serve. Questi 3 pezzi sono fondamentali. Ora le istruzioni le mettiamo da parte e vi spiego brevemente che cosa c'è da fare. Intanto andiamo a vedere che cos'è l'LDT. Dobbiamo
vogliamo assolutamente sapere che cos'è il TT-Deck R, allora andiamo a vedere un po' la situazione di questo componente. Vi faccio vedere perché è importante ed è anche interessante a livello sia di conoscenza ma anche per il cablaggio che tra un po' andremo a fare. Intanto andiamo a capire subito due cose velocemente. Allora, abbiamo da questa parte, come potete vedere, 6 poli, ok? Questi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contatti. Partendo da sinistra verso destra, guardandolo frontalmente, notiamo subito che abbiamo praticamente questi primi due poli che sono appunto l'alimentazione, ok? Che appunto è denominato con più e meno 16-18 volt. Queste due entrate servono appunto per alimentare questo componente, ok? Quindi l'alimentazione che noi mandiamo qua attraverso un trasformatore. Subito a fianco abbiamo due poli ancora denominati red brown, quindi marrone, perché sapete nel mondo del digitale viene tutto collegato con il marrone e il rosso, ok? In questo caso red brown e anche qui red brown, però è praticamente suddiviso in due carichi. Questa parte, quindi il terzo e il quarto contatto, in poche parole, sarebbero, questo qua è la zona command, dove appunto arrivano i comandi che arrivano direttamente dalla centrale, in questo caso useremo la ECOS, mentre quinto e sesto polo, questi qui, sono praticamente anche questi red brown, il track, quindi la parte che va direttamente ai binari. Poi abbiamo questi tre LED, quindi il verde, giallo e rosso, ognuno di essi ha una funzione specifica in fase di configurazione che vedremo più tardi quando andremo a configurare con la ECOS Link. E poi da quest'altra parte abbiamo l'M1 e l'M2 che sono praticamente l'ingresso dei due cavi che andremo ad inserire nella piattaforma, cioè quelli che vi ho fatto vedere prima, questi due cavetti qua, ok, che andremo a saldare sotto la piattaforma, andranno inseriti in M1 in M2. Poi qua sopra abbiamo questo innesto dove appunto c'è l'innesto degli 8 poli, quelli che sono appunto collegati già alla piattaforma, che trovate all'interno della confezione della piattaforma, che ha un innesto già prestampato che inserirete qua dentro. Le cose più interessanti da vedere ancora è qua dietro abbiamo questo pulsantino che si preme, è come nello Switch Pilot, ok? Ci serve per fare dei reset o per delle configurazioni, premuto in varie situazioni una tempistica differente attiviamo delle funzioni tipo il reset, 2 secondi e così via. Da quest'altra parte invece abbiamo lo giro, abbiamo il trim, praticamente quello che ci serve per poter gestire attraverso questa vitina che c'è qua dentro la velocità della rotazione della piattaforma, ma questo lo faremo poi alla fine quando avremo installato tutto e decideremo quale sarà la velocità che la piattaforma dovrà avere. Ovviamente la piattaforma deve girare piano per essere realistica, non può girare velocissimo, ok? Poi dentro ovviamente c'è tutta una parte di componentistica che non stiamo a guardare perché non ci interessa, se non che questa parte qua dietro dove c'è questo innesto, vedete, è il cosiddetto JP1, il JP1, ok, che è la parte che noi in base a determinati utilizzi che andremo a fare dovrà essere o cortocircuitata o tolta, isolata, quindi in questo momento è messa con una sorta di ponticello, quindi c'è questo ponticello che in questo momento è attivo perché c'è questa capsula che lo attiva, ma ora capiremo se dovremo toglierlo o meno in base a determinate caratteristiche. Ora invece diamo un attimo un'occhiata perché quando acquisterete l'LDT, quindi il TT-Deck R, vi accorgerete che nelle istruzioni vi chiederà di accertarsi che la piattaforma sia il modello attuale ultimo, quindi quello moderno, nuovo, oppure fare attenzione se si tratta della vecchia versione. E per capirlo basta ribaltare sotto sopra la piattaforma e noterete che qui dove c'è la scatola, dove sono nascosti sotto tutti gli ingranaggi e tutti i contatti, presenta un foro che è questo, vedete ragazzi, questo foro qua. Qui c'è il logo Roku e subito sotto abbiamo questo foro, quindi se c'è questo foro presente significa che la piattaforma è l'ultima versione, quindi questa piattaforma è l'ultima versione della Roku. Se invece non è presente questo foro si tratta della vecchia versione e in base a questo, ve lo racconterò ovviamente passo passo, ci saranno delle modifiche differenti. Cosa importante da dirvi è che una volta che noi adesso andremo a fare queste modifiche all'interno della piattaforma non potrà più essere utilizzata in maniera analogica, perché andiamo a disattivare una serie di circuiti e a fare dei cambiamenti tecnici che non permetteranno più la configurazione in analogico. Quindi accertatevi che vogliate fare effettivamente questo passo e una volta fatto non potete tornare indietro. Detto questo, prima di farlo, come ho fatto io prima, accertatevi se avete appena acquistato la piattaforma che funzioni correttamente. Io l'ho già testata, funziona, e ora non ci rimane altro che ribaltare la piattaforma al contrario e andare a svitare quel coperchio. Ora
svitiamo la vitina che c'è all'interno di questo foro, che è quella che tiene praticamente questa calotta collegata, e poi andiamo a sollevare il coperchio, ok? Facendo attenzione a non perdere la vitina. Ora abbiamo davanti a noi effettivamente la parte dell'ingranaggio della piattaforma. Come possiamo notare è la piattaforma moderna. Ve la giro a favore di telecamera per farvi capire meglio quello che sto dicendo. Allora, la nuova versione ha questa saldatura qui, vedete? Con questi due fili qui. Tra l'altro qua è saldato anche male, e comunque adesso gli diamo un'occhiata. Mentre da qua indietro abbiamo praticamente questi altri due fili, non so se si riescono a vedere. Allora, nel frattempo vi faccio vedere anche con l'altra telecamera la situazione qual è. Quindi in poche parole, questa parte qui, questi due contatti devono essere cortocircuitati dal diodo che abbiamo a disposizione, quindi va saldato. Questo qui è il diodo a rotazione libera, ok? Codice IN4003, che troviamo appunto nella confezione, come vi ho fatto vedere prima. Questo serve appunto ad eliminare dei disturbi radio della tensione di commutazione della bobina di blocco, e deve essere saldato appunto su questi due poli che vi ho fatto appena vedere. Quindi che facciamo? Dobbiamo semplicemente poi accorciarlo per poterlo mettere lì. Deve crearsi appunto un'ansa che va a mettersi proprio su quei due fori, in questo modo, ok? Facciamo attenzione che l'anello del catodo, questa parte qua, deve essere sulla parte sinistra, come state vedendo nella schermata. Quindi se imitate, mettete la piattaforma in questa direzione come la state vedendo, e così sappiate appunto regolarvi che questa parte dell'anello dorato deve stare a sinistra. Quindi accorciamo il cavetto e l'abbiamo ridotto praticamente alla misura adatta per essere saldato. Ci aiutiamo con una pinzetta e andiamo a saldare i due poli. Appoggiati gli diamo un po' di stagno in più. Abbiamo bloccato tutto. Fate attenzione a tenere lontano il diodo dall'ingranaggio della rotella della piattaforma, ok? Quindi spostatelo più in qua. Altra modifica da questa parte: dobbiamo togliere questa linguetta che non ci serve più, ok? Quindi spostiamo e questa linguetta la possiamo togliere. Ovviamente vanno dissaldati questi due contatti, quindi andiamo a togliere prima questo pezzetto e dobbiamo dissaldare i due fili dal contatto qua sotto, ok? Poi anche questi due fili qui, questo rosso e nero che sono collegati qua sopra, vanno dissaldati, non servono più. 1 e 2. Ora dobbiamo saldare questo filo che abbiamo visto prima, che troviamo nella confezione del TD Deck, e non ha importanza se il rosso sopra e il nero rosso sotto, non ha importanza, l'importante è che mettiamo uno qui e uno lì. Ok, abbiamo saldato anche questi due pezzi. Cosa importante, adesso dobbiamo andare a rimettere il coperchio e ovviamente questi due contatti fuoriescono, ok? Quindi cosa facciamo? Intanto dobbiamo far passare tutti e 2 metri di cavo nella finestrella che c'è qui sulla scatola, ok? Qua la facciamo passare su questa, qui non ci sono contatti, quindi lo facciamo passare di qua. Ricordatevi, se no non potete metterla, non potete mettere questa calotta. Facciamo passare tutto il cavo e poi, cosa importantissima ancora, dobbiamo piegare leggermente questi contatti perché altrimenti battono contro la scatola, e andiamo a chiudere la scatola in questo caso in questo modo. Ora siamo praticamente a posto. Pressione e accertiamoci che tutto sia rimesso come all'inizio. Rimettiamo la vitina e ora è bloccata come prima. Quindi ora la nostra piattaforma è quasi, dico quasi, pronta. Dobbiamo fare altri accorgimenti. Altro dettaglio da non trascurare sono questi due pulsanti qua sotto, vedete? Questo è simboleggiato da 0 e 1 e quest'altro è simboleggiato da corrente continua e corrente alternata. Quindi se state usando il sistema Markley lo metterete su alternata da questa parte a sinistra, altrimenti lo lasciate su continua. Invece quest'altro qua sotto lo lasciate su 1. Ora un'altra cosa importante da fare sulla piattaforma, sulla parte proprio del binario girevole, questo, quando vi arriva in dotazione trovate queste due lamelle qua davanti. Adesso ve le faccio vedere bene. Praticamente questa e questa lamella ce l'avete sia da questa parte, vedete che si abbassano, e ce l'avete ovviamente anche dall'altra parte. Queste vanno o rimosse o abbassate, quindi potete scegliere se tagliarle o abbassarle semplicemente. Io vi consiglio di abbassarle in modo che se un giorno volete rimetterle in analogico non le avete tagliate, quindi le potete abbassare con una pinzetta, con qualcosa. Questi qui ovviamente sono dei pattini striscianti, sentite che quando la piattaforma gira questi strisciano e toccano i contatti, ok? In questo caso nel mondo digitale
non serviranno più in quanto farà tutto il TD Deck. Quindi abbassiamo quest'altra anche, vedete ora gira libero, non striscia più vicino alla parte dove va a toccare nei contatti dei binari perché sono abbassati. Se volete aumentare il livello di sicurezza mettetegli davanti, se volete, del nastro isolante. Ok, vedete, io l'ho messo il nastro così siamo un po' più sicuri. Ora abbiamo fatto praticamente quello che è la parte interessata alla piattaforma fisica, ok? Un'altra cosa da fare subito, se no ce lo dimentichiamo, è la rimozione del commutatore, quindi del ponticello sul JP1, quello che vi ho detto prima, vi ricordate? In questo caso, visto che noi usiamo il sistema a 2 binari in corrente continua, dobbiamo toglierlo. Se avessimo invece utilizzato Marklin, in poche parole Marklin a 3 binari, questo va lasciato sopra. Ora, siccome noi usiamo il modello a 2 binari, questo qui non ci serve, quindi possiamo rimuoverlo tranquillamente, va sollevato, ok? E abbiamo liberato questi 2 pirulli. Adesso spero che si veda, cercherò di zoomare in post produzione, ma è quello che vi ho fatto vedere, è il JP1. Ora andiamo a fare il setup invece per quanto riguarda la configurazione della parte informatica, o comunque c'è ancora una parte di cablaggio da finire, cioè abbiamo il cavetto, questo famoso a 8 poli che trovate nella confezione della piattaforma, con già praticamente i pini innestati in questo morsetto, ok? Questo andiamo a metterlo sotto come si faceva anche in analogico nel suo posto, ok, che è questo qui qua sotto. Non potete sbagliarvi perché è l'unico posto dove potete innestarlo. Ok, una volta innestato siamo a posto, portiamo giù e abbiamo questo cavetto a 8 poli. Dove va a finire questo cavetto a 8 poli? Dentro il TT Deck, cioè in mezzo. Vi ricordate, vi ho fatto vedere prima, proprio qua in mezzo. Lo mettiamo qui, ecco, l'ho innestato, quindi questo va innestato qua in centro. Poi abbiamo praticamente da alimentare il TT Deck e, come vi ho detto prima, occorre un trasformatore, può essere Rocco, Flashman, qualunque trasformatore adatto alle ferrovie in miniatura, quindi per modellismo ferroviario, che sia tra i 16 e i 18 volt. In questo caso io non ce l'ho, però ho questo che è un salvataggio e che vi ho fatto vedere già in un video, che è l'adapter Power. Trovate il link qua sotto per acquistarlo. Questo l'ho testato io personalmente, funziona perfettamente ed è regolabile, quindi lo metto, ovviamente c'è il potenziometro, lo metto tra i 16 e i 18 volt in modo che ho una, diciamo, tensione molto stabile. Quindi vi consiglio di fare tutte queste operazioni che state vedendo, ragazzi, però fatele con tutto spento. Quindi io ora collego solo il trasformatore senza ancora accenderlo. Ovviamente nella confezione dell'adapter trovate l'adattatore adatto, questo qui col pin a innesti per mettere il filo, quindi lo innestiamo qua dentro e qua ci mettiamo i fili da portare fino a qua dentro. Quindi cosa faccio? Prendo un cavetto che mi sono già preparato, andiamo a svitare leggermente questi morsetti, gli mettiamo il cavetto dentro e questa è l'alimentazione, ok? Io sto usando i classici cavetti che sto usando per il plastico di Daniel. Quindi questo filo che arriva dall'alimentatore, ok? Un alimentatore esterno, che può essere quello che vi ho fatto vedere, oppure può essere semplicemente un trasformatore per ferrovie, come vi ho già detto prima, e lo andiamo a praticamente collegare. Vi ricordate, vi ho fatto vedere prima all'inizio, nella parte dei 6 poli, nel KL1, insomma nella zona del KL1, nel primo e il secondo contatto, ok? Quindi svitiamo, quindi andiamo a innestare i 2 cavetti e andiamo ad avvitare. Perfetto, controlliamo che sono innestati bene e quindi abbiamo innestato i primi 2 cavetti, il primo e il secondo polo e l'alimentazione. Ve lo ricordo sempre, scusate se sono ripetitivo, ma lo faccio per farvi ricordare bene le cose. Poi dobbiamo collegare andiamo ad alimentare quella che è la centrale. In questo caso io sto usando la Ecoslink, ma se voi state usando il multimouse, insomma arrivate col multimouse. Dietro la Ecos c'è il cavo, vedete, quello che ho innestato per collegare i binari, e questo va praticamente cablato e messo praticamente dentro lì. Terzo e quarto polo ci mettiamo questo. Abbiamo collegato anche il terzo e quarto polo, che sarebbe il cavo che arriva direttamente dalla Ecoslink. E ora non ci rimane altro che questo famoso cavetto, che è quello che abbiamo saldato prima sotto il motorino della piattaforma, vi ricordate? Quindi anche questi, vedete, è nuovo, quindi andiamo a praticamente dividerlo, speliamo, e questo qui va collegato, ragazzi, nell'M1 M2. Ve l'ho fatto vedere prima, è la parte tutta a destra della morsettiera, ok? Quindi questi 2 li mettiamo all'interno, non ha importanza se sinistra o destra, basta che li mettiamo
e vanno innestati qua in M2 ed M1, quindi li mettiamo dentro e andiamo ad avvitare. A questo punto io ci metterei questa sotto, anche perché mi sto praticamente tagliando le dita, quindi mettiamo questa sotto. A questo punto direi che siamo abbastanza a posto, dico abbastanza perché ora dobbiamo dare fuoco alla miccia, quindi accendere il tutto e vedere se tutto funziona correttamente. Praticamente accertiamoci che tutti i cavetti che abbiamo inserito sono innestati bene e non sia fuoriuscito qualcosa. Ovviamente in questo momento l'appoggio qui perché sto testando e andiamo a prepararci per la configurazione con la ESU. Quindi cosa facciamo? Accendiamo la ESU che io ho già acceso, adesso vi riprendo con quest'altra telecamera. Come vedete la ESU è in posizione di, diciamo, accensione, è stata appena accesa, ok? Cosa facciamo? Intanto mettiamo la piattaforma in maniera, la cabina è considerata come postazione 1, quindi la base di partenza di tutto, quindi l'ho messo sul binario di entrata, l'ho posizionata qua ferma. Poi ho montato 3 uscite momentaneamente, poi potrei averne 6, 10, però per adesso ne uso solo 3, quindi 1, 2, 3, le ho preparate così, è ipotetico, ok? Prima di accendere il TT Deck andiamo a premere qua sopra dove c'è il simbolo del semaforo, degli scambi, insomma degli accessori, ok? Come potete vedere è tutto pulito, non c'è nulla. Io voglio aggiungere una piattaforma, perché devo aggiungere la piattaforma. Quindi cosa faccio? Non faccio altro che andare qui sulla chiave inglese e mi appaiono quest'altra icone qua sotto, tra cui c'è questa che è della piattaforma, quindi dice di aggiungere una piattaforma, quindi ci clicco sopra e mi dice crea nuova piattaforma. Ovviamente per dare l'ok punto il dito qua sul pannello a vuoto e mi appare questa schermata che è la piattaforma che noi abbiamo inserito. È codificata come Marklin 7686 di default, ci sono altri, ma lasciatelo su questa impostazione che è quella di base perché lui li conosce, piattaforma girevole, e l'indirizzo specifico è 225 di default che a me va benissimo. Tutte queste slot sono praticamente legate, quindi vuol dire che le inseriamo tutte a 24 per la torsione del giradischi, chiamiamolo così, quindi 24 più 24 fa 48, che sono appunto le entrate totali di questa piattaforma. Premo sul tasto ok invio e ho attivato praticamente il pannello della piattaforma, che però ovviamente se io clicco qua sopra non funziona un bel niente perché il nostro DD Tech è spento. Ora cosa faccio? Attivo il nostro DD Tech, vedete si sono accesi i LED, non so se si riesce a vedere, si è acceso il LED, questi qua sotto si sono accesi ed è ovviamente pronta per la prima configurazione. Per la prima configurazione premiamo questo tasto una volta soltanto, una, e il LED sta cominciando a lampeggiare, quindi significa che lui sta dicendo cosa devo fare, mi devo collegare con la centrale? Sì, e per farglielo capire dobbiamo dare degli impulsi. Il primo impulso che andiamo a dare è questo di rotazione, in questo caso premo questo una volta, 2 volte e lei l'ha praticamente riconosciuto. Il secondo impulso ha già riconosciuto che la piattaforma è qua, quindi cosa fa? Fa un giro a vuoto di controllo, di installazione totale e quando finisce il suo giro possiamo finalmente configurare i vari parametri. Quindi ragazzi adesso spostando praticamente in base alla direzione di marcia, vedete io riesco a praticamente far andare dove voglio diciamo, la locomotiva qualora sarà posizionata. Vedete adesso è lì, se vado a destra, cioè se vado a sinistra lui va a sinistra e si fermerà, mentre se voglio riportarla dall'altro lato cliccherò a destra e lui andrà al prossimo binario. C'è anche una procedura che si può fare attraverso una configurazione di decidere cliccando direttamente il tasto del punto dove voglio andare, quindi qualora io volessi tornare al tronco 1 schiaccio 1 e lei praticamente va direttamente all'1. Per farlo c'è una configurazione speciale, probabilmente in un prossimo video magari ve la faccio vedere se siete interessati, altrimenti non c'è bisogno di andare nello specifico, anche perché nelle istruzioni è semplicissimo come farlo, ma semplicemente vi ho dato l'input per partire, per sincronizzare, per far diventare digitale la piattaforma, quindi è molto semplice, molto intuitivo, avete la possibilità appunto di gestirla in quella maniera. Ci sono altre tipologie di configurazioni molto divertenti che trovate nelle istruzioni e spero ragazzi che questo video vi sia stato utile. E ora posizionerò ovviamente la piattaforma nuovamente sul plastico, farò tutto il cablaggio nel plastico per far sì che Daniel possa utilizzarla nel suo plastico. Raga, grazie per avermi guardato, ci vediamo martedì alle 21 per un prossimo video, vi voglio bene, un abbraccio e alla prossima, ciao!